Come promesso in questo video tutorial siamo alle lezioni di armonia. Saranno delle lezioni abbastanza diverse da quanto si vede solitamente perché non partiremo dagli intervalli della scala maggiore come generalmente si fa, ma partiamo direttamente dagli accordi così come li suoniamo sulla chitarra. Sarà anche un corso abbastanza semplice perché tratteremo un solo concetto alla volta e solo al momento del bisogno. Sarà anche un corso pratico perché ogni singolo concetto lo vedremo applicato in un brano reale. Gli inglesi lo chiamano si, secondo la loro pronuncia, noi diremmo ci, però lo chiamiamo do, e quindi ci, do dentro con l'accordo maggiore. Sigla. Questo è il do maggiore come tutti lo conosciamo. È il do maggiore composto da tre note, che sono proprio il do, il mi, che è la terza maggiore, e quindi qui la domanda sorge spontanea: se c'è una terza maggiore ci sarà anche una terza minore? Assolutamente sì, ma non lo vedremo in questo video. Quindi do, mi, sol, che invece è la quinta giusta. E anche qui potrebbe sorgere la domanda: se c'è una quinta giusta c'è anche una quinta sbagliata? No, la quinta non sbaglia mai. Tutt'al più si altera. E sono... Poi abbiamo di nuovo un do e un mi. Qui sul mi cantino possiamo anche con il terzo dito e con il quarto dito andare a suonare la nota sol al terzo tasto e il suono diventerà questo. Quindi anche questa nota è sol, fa parte dell'accordo, quindi questo e questo sono entrambi do maggiore, non cambia niente, semplicemente che accanto abbiamo un sol anziché un mi. Con questo già possiamo suonare una cosa del tipo... Mi sembra di averlo sentito da qualche parte ma non ricordo dove, se magari lo sapete scrivetemelo nei commenti. Ora, anche la sesta corda è un mi, quindi potremmo pensare di suonarlo insieme all'accordo. Quindi do, sesta corda. E invece no, fa abbastanza schifo. E la ragione per la quale il suono sia così sgradevole risiede in aspetti armonici abbastanza avanzati che vedremo poi, ma anche in questioni di fisica del suono, quando le note, la frequenza delle note è così bassa. Ma se volessimo suonare comunque anche la sesta corda, una soluzione c'è, ed è questa qui. Fare un piccolo carpiato con terzo e quarto dito. Togliamo il terzo dito dalla nota do e ci mettiamo il quarto. Il terzo adesso lo mettiamo alla sesta corda, terzo tasto, sulla nota sol. Il suono è questo, ed ora il do ha un suono più profondo, ha più bassi, e se abbiamo già un po' di dimestichezza con il plettro possiamo suonare questo. Alternare i bassi, oppure un brano reale basato proprio su questa alternanza di bassi qui. Alla parata militare sputò negli occhi a un innocente, e quando lui chiese perché, lui gli rispose: questo è niente, ma adesso è ora che io vada, eccetera eccetera. Qualcuno i bassi li può alternare così. Esatto, e magari andare dal sol al do con una porzione di scala. Quindi suonare questo, oppure come ho accennato in questo video qui, Neil Young lo utilizza questa porzione di scala per introdurre questo brano. E fin qui abbiamo visto le note della triade fondamentale. Ma cosa accadrebbe se ne togliessi una e al suo posto ne mettessi un'altra? Ad esempio, se al posto del mi suonassi un fa, che è la quarta di do, il suono che ne consegue è questo qui. Ma prima di focalizzare su questo accordo e fare qualche buon esempio è giunto il momento di rivelarvi cosa indicano quei numeri che spesso troviamo a seguito delle sigle cordali. Abbiamo detto che la triade fondamentale di do maggiore è composta da do, mi e sol, rispettivamente la fondamentale, la terza maggiore e la quinta giusta.
ed hanno questa numerazione a seguito dello schemino qui sotto, dove sul pentagramma abbiamo la scala di Do con sopra i nomi delle note sia in italiano sia in notazione anglosassone e sotto abbiamo il numero corrispondente al grado della scala. Ogni nota è cioè un grado della scala, quindi a partire dal Do, che è il primo grado, avremo il Re che è il secondo, Mi che è il terzo, Fa che è il quarto, Sol il quinto, La il sesto, Si il settimo, si ritorna al Do che stavolta è l'ottavo, Re che è il nono, eccetera, fino al 13° grado. Vedete che c'è anche un collegamento, una linea che unisce il Do con il Mi, con il Sol e prosegue tratteggiata fino al Si ed oltre. Su questo approfondiremo poi. Adesso il concetto che è importante memorizzare è il fatto che una nota, oltre ad avere un nome, Do, Mi, Re, Sol, eccetera, è anche associata ad un numero, cioè grado della scala, e questo numero cambia sulla base delle tonalità. Altro concetto che vedremo in un video successivo. Oltre a questo la nota ha anche dei nomi. Do abbiamo detto che è la fondamentale dell'accordo. Se parliamo di accordo, Do viene chiamata fondamentale. Se parliamo di scala, Do diventa la tonica. In tonalità di Do, quindi sarà Do la tonica, Re sopratonica, Mi è la mediante, eccetera. Magari faremo un video specifico anche su questo aspetto qui. Dunque, dicevamo il Fa sull'accordo di Do. Questo accordo è detto sus quarta, cioè sospeso, e infatti il suono stesso ci dà un senso di instabilità. Ha una forte attrazione verso questo, verso l'accordo maggiore, cioè il Fa per sua natura spinge verso il Mi, ma non è l'unica spinta possibile. È chiaro che poi fantasia e creatività ci possono portare in qualunque altro posto. Ora, se volessimo suonare anche la prima corda, il Mi, dobbiamo stare attenti, perché all'interno di questo accordo c'è, se suono quarta corda e prima insieme, viene mitigato dalla presenza delle altre note e soprattutto non sarebbe più un sus quarta perché torna il Mi. Se c'è il Mi non è più sospeso, quindi diventa un ad quarta. Ad quarta che lo possiamo fare anche sulla prima corda, perché prima corda è Mi, al primo tasto è Fa. Durante l'accordo stiamo premendo con l'indice la nota Do e basterà schiacciare così per avere il Fa. E questa canzone già si riconosce. Si sono presi il nostro cuore sotto una coperta scura, sotto una luna morta piccola, dormivamo senza paura, eccetera eccetera. Ma visto che il Fa lo possiamo mettere tanto sulla prima corda quanto sulla quarta, qui abbiamo la possibilità di usare questi due suoni in maniera diversa, tipo prima strofa qui, seconda strofa. I nostri guerrieri troppo lontani sulla pista del bisogno, e quella musica distante diventò sempre più forte. Ora, anziché aggiungere dita, possiamo divertirci a toglierle, per esempio così, con questo accordo che è un Do settima maggiore, importante maggiore. Vedete, il Si rispetto al Do scende di un tasto soltanto, cioè di un semitono. Le note che stanno vicine si dice che stanno ad un semitono di distanza, poco importa se primo tasto, corda vuoto, oppure che siano a metà manico, semitono. Con questo accordo Guccini ci scrive l'introduzione di Autogrill. Do, Fa, sempre Fa settima maggiore. La ragazza dietro al banco mescolare, birracchiare e serenare, e il sorriso da fossette denti era da pubblicità, come i visi alle pareti
di quel piccolo autogrill dove i sogni miei segreti dirombavano via i tir. Abbiamo visto che lo stesso Si a vuoto che ho sulla seconda corda lo troviamo al quarto tasto della terza corda. Stesso Si. Se volessi usare questo Si per l'accordo di Do settima maggiore, diventa scomodissimo, diventa questa roba qua. Okay. Dove dentro c'è un cluster. Quando due note sono vicine di un semitono e vengono suonate insieme li chiamiamo cluster. Anch'esso mitigato, come nel caso del Fa, da tutte le altre note intorno. Ma ci serve soprattutto per una questione, perché se io lo facessi scendere di un semitono a farlo diventare Si bemolle, ora ho Do settima propriamente detto. Propriamente detto perché quando la settima è minore non serve specificare altro, quindi ricapitolando, se l'accordo è indicato come settima senza specificare nulla, la settima è minore, altrimenti se vogliamo la settima maggiore dovremo specificarlo. Sembra strano, soprattutto se pensiamo agli accordi dove avviene l'esatto contrario, se l'accordo non specifica niente è maggiore, per avere l'accordo minore dobbiamo scrivere il meno, la M, min, eccetera. Nel caso della settima no, è il contrario, basta saperlo, poi vedremo anche perché. Se scendo di un altro semitono, dal Si bemolle vado al La, ho un Do sesta, ok? Se il La lo faccio scendere ancora un po', ho una sesta bemolle o una quinta aumentata. Ecco qui il famigerato accordo con la quinta alterata, dove la quinta da Sol diventa Sol diesis. E con questo Vasco Rossi, per esempio, ci scrisse l'introduzione di Vita spericolata. Un altro Do che si incontra abbastanza spesso è questo qui. È un Do a cui si aggiunge il Re, che è la sua nona, qui. Ma che è ancora più figo se oltre al Re ci aggiungiamo la settima, quindi Si bemolle, e l'accordo è questo, che gli dà un gusto un po' jazzy. Oppure bluesy, classico blues in Sol, lo useremmo così. Ora, se alle volte la quinta si altera, figuriamoci la nona, che diventa nona diesis, nona bemolle, e la spinta va tutta qui. Ma anche di questo accordo dovremo parlarne in un'altra occasione.